Ciao a tutte e a tutti, eccoci, finalmente sono riuscita a registrare questo brevissimo video dove vi parlo un po' dello scialle meringa e avevo terminato già di redigere tutte le istruzioni, però purtroppo il tempo è sempre quello che è, quindi adesso ho trovato 10 minuti per cercare di presentarvi sia lo scialle che le mie istruzioni. Come dico sempre, non è un vero e proprio pattern perché io non sono una designer, questi sono i miei appunti che io trascrivo e ve li passo. Vi prego però, siccome è stato un lavoro che ho fatto in più riprese, vi chiedo se possibile, se qualcuno trova qualche imprecisione o qualche errore, a parte commentarmi sotto a questo video, magari dicendomi se c'è qualcosa di poco chiaro, perché non sono stata sufficientemente chiara, ma se trovate qualche piccola imperfezione, se me la comunicate, io provvederò subito a correggere e ripubblicare nuovamente sul mio blog queste istruzioni. Allora, le istruzioni sono veramente coincise, però quello su cui mi sono soffermata di più è la descrizione di rigo per rigo dell'esecuzione dello scialle. Perché? Perché magari se voi volete utilizzare dei filati diversi piuttosto che anche gli stessi filati che io ho utilizzato ma di colori diversi, voi sapete io con che cadenza ho cambiato colore. Quindi avrete la stessa sequenza delle righe che vengono sullo scialle, ma con i colori che voi avete deciso. Un'altra non precisazione, un altro consiglio che vi posso dare, sempre perché potete personalizzarlo, quest'ultima parte di pizzo potete anche saltarla, ovvero chi non è praticissimo, che magari ha iniziato adesso, che sa fare il dritto e il rovescio, con le istruzioni che io do, quindi una volta che ha appreso l'avvio garter tab, dritto, rovescio e come si fanno gli aumenti, può anche evitare di fare questa parte in pizzo che è molto larga, non è alta, è una sola ripetizione, ma sono più ripetizioni, quindi potrebbe succedere che magari uno si scoraggia, ecco tutto qua, sia per questa parte che per la parte finale. Quindi queste due parti di pizzo possono essere tranquillamente omesse e lavorare con la stessa sequenza o con una sequenza diversa. Io vi consiglio la stessa perché così ottenete le stesse righe che io ho ottenuto anche con colori diversi, ma questo ovviamente è sempre a gusto personale. Quindi quello che io vi ho elencato qui sono i filati. Io ho utilizzato un gomitolo di Remy di Lollocrea che è alpaca e un'altra percentuale di adesso non ricordo cosa, ma andate sul loro sito e trovate tutte le indicazioni. Una confezione di coriandoli che sono 6 gomitolini da 20 grammi, 6 gomitolini da 20 grammi di mohair all'80% e viscosa al 20%. Ci sono sul sito questi coriandoli in diverse colorazioni, non so se c'è ancora questa colorazione che io ho utilizzato, ma magari voi scrivetegli e loro vi danno tutte le informazioni sui filati, tutto quello che volete, anche se qualcosa è in reintegro nel momento in cui non lo trovate sul loro sito. Il mohair l'ho lavorato a due capi, quindi ho preso un gomitolino, ho preso la parte, ogni gomitolo ha l'easy start, quindi ho preso il centro del gomitolo, adesso ve lo faccio vedere. Quindi questo è uno dei gomitolini, vedete io di questo colore ne ho utilizzato proprio poco, ho consumato più il lilla e il rosa confetto. Comunque ogni gomitolino ha l'easy start al centro, quindi io prendo un capo dal centro, un capo che viene fermato con un bollino con un bollino qui sul gomitolo, li prendo entrambe e lavoro tutti e due i capi assieme. Eccoli qua. Lavorando tutti e due i capi assieme non ho la necessità di dividere il gomitolo e ad ogni cambio di colore io taglio il filo. Perché lo taglio? Perché trasportarlo dove c'è il garter tab avrebbe portato un'attenzione maggiore, quindi io ho voluto escludere tutte i piccoli dettagli per concentrarmi proprio sul corpo dello scialle, quindi per andare a lavorare spensieratamente.
Quindi ho utilizzato questi gomitolini, me ne è avanzato un po'. Voi poi potete anche scegliere, che so, la girandola, che è sempre mohair, piuttosto che adesso c'è il fuffi, che è un mohair ancora che è migliore rispetto a questo. Quindi di scelte sul sito, se volete sempre affidarvi all'Ollocrea, ne trovate veramente diverse. Quindi qui vi dico che cosa ho utilizzato. Ho utilizzato dei ferri numero 4. Io ho preferito utilizzare i ferri in acciaio, però siccome c'è il mohair che scivola molto durante la lavorazione, io vi consiglio di utilizzare quelli in bambù se li avete, perché vi trattiene un po' e vi permette di lavorare magari senza perdere dei punti. Bisogna prestare un po' attenzione perché il mohair crea con il suo pelo dei piccoli nodini e quindi se si deve disfare inizia ad essere un po' antipatico, solo questo. Quindi la teoria dello scialle è sempre quella del P-Shawl di Elisabeth Zimmermann, però dell'half P-Shawl, quindi la metà del cerchio. Seguite attentamente come io faccio gli aumenti, perché questo è determinante per la riuscita del lavoro. Quindi ve lo indico anche qui sulle mie istruzioni. Dopodiché si passa a 4 pagine dove vi elenco per ogni giro, vedete 1, 2, 3, vi ho messo anche i numeretti in rosso in modo che voi con il contagiri man mano che andate avanti nella lavorazione potete barrare il giro che voi state seguendo. Quindi per ogni giro io vi dico tutto quello che c'è da fare, quando si deve lavorare al dritto, quando si deve lavorare al rovescio, quando si devono fare gli aumenti, quando dovete cambiare colore. Vi indico io il colore che ho utilizzato, voi potete poi utilizzare il colore che volete, come ripeto. All'inizio vi dico che ho lavorato il capo in mohair a 2 capi, quindi non lo ripeto per ogni cambio di colore. Ad esempio qui a rigo 30 vi dico cambio colore remi panna più beige. Il beige sarebbe il gomitolino di soffio, quindi lavorato sempre a 2 capi, per cui prestate attenzione. Ecco perché vi dico che non è un vero e proprio pattern, sono le mie istruzioni, perché diciamo che molte cose le ho trascritte per come ricopiandole per come prendevo appunti durante la lavorazione. Dovete sapere che io non progetto, è difficilissimo che io ho un'idea in testa, la scrivo e procedo con la lavorazione. Piuttosto io prendo i gomitoli, ho un'idea ovviamente iniziale, qualcosa che ho in testa ma non di scritto o di riportato su carta, insomma, né con i disegni né con le istruzioni. Quindi scelgo i miei filati, prendo i ferri corrispondenti che mi aiutano per il lavoro, contagiri, mi metto lì e inizio a lavorare. Ogni giro io segno su un foglio di carta dove prendo degli appunti quello che ho fatto. Dopodiché prendo questi appunti e me li vado a trascrivere e solitamente li tengo per me. Adesso, da quando ho il canale, li condivido con voi. Quindi sono degli appunti, ci sono delle cose che magari io durante la lavorazione non ho scritto, ma le cose essenziali per svolgere lo scialle voi le trovate tutte qui. Quindi avete dal rigo 1 al rigo 145 che vi dice di chiudere lo scialle, avete tutta la lavorazione. Non ho messo chart dei punti perché ho preferito spiegarvi rigo per rigo tutto quello che c'è da fare. Ho anche allegato dei consigli per il lavaggio e il bloccaggio. Adesso andiamo a vedere assieme che cosa intendo quando vi dico che non dovete togliere i marcapunto dal lavoro. Allora io adesso questo lo tolgo e vi faccio vedere perché non l'ho ancora tolti neppure io, perché volevo proprio darvi un'idea di che cosa intendo. Allora, una volta che abbiamo terminato lo scialle, noi qui abbiamo delle ripetizioni di 10 giri, di 10 maglie, scusate. Quindi ogni 10 maglie c'è la ripetizione che io vi indico lì sulle istruzioni. Per cui andrò a mettere un marcapunto
ad ogni 10 maglie per andare poi a fare la stessa ripetizione e non sbagliare, e lo mantengo per tutta la lavorazione. Dopodiché questi marcapunto che io ho utilizzato questi a peretta e ve li consiglio poi per il bloccaggio. Questi marcapunto mi serviranno poi per la stessa ripetizione in basso, quindi l'ultima parte del pizzo. La prima parte e la seconda parte viene intervallata da queste serie di righe in mohair, ok? Una volta che io vado a lavorare dritto e rovescio su queste righe, io non li tolgo i marcapunto per andarli a rimetterli, li trascino solamente, cioè li passo, ogni volta che li incontro lo passo e continuo così fino a ritrovarmi alla seconda parte. Quando chiudo lo scialle, la lavorazione lo faccio con una chiusura abbastanza morbida, o durante la chiusura mantengo il marcapunto, oppure appena ho chiuso questo punto vado a rimettere il marcapunto dove era in origine, in modo che io ogni 10 maglie ho il mio marcapunto. Una volta che io devo andare a bloccare lo scialle, io ho fatto in questo modo, non ho ripreso tutto il bloccaggio perché c'è un altro video sul mio canale, se non sbaglio è l'Aria Shawl, dove vi faccio vedere come blocco io lo scialle. Al limite vi lascio qui sotto nell'info box il link al video dove faccio vedere il bloccaggio. Dicevo, una volta che abbiamo terminato, andiamo a lavare il nostro scialle sempre con i marcapunto, lo andiamo a mettere sulla nostra base. Io solitamente uso i tappetini da bloccaggio e faccio in questo modo. Prima blocco la parte superiore, quindi questa parte qui, dove ho tutto il mio bordino, ok? La vado a bloccare sopra. Dopodiché con le mani, facendo questo lavoro così, sistemandolo senza tirare, perché ricordiamoci che abbiamo il mohair che, per quanto sia anche una fibra naturale, è molto molto delicato, quindi vi si può sfilare, si può sfibrare. Lavorando a due capi è possibile che in un punto per errore abbiamo lavorato un solo capo e quindi potremmo avere dei cedimenti che andrebbero poi a rovinare tutto il nostro lavoro. Per cui sistemo per bene tutto il mio semicerchio. Dopodiché, quando io ho sistemato per bene tutta la parte superiore senza lavorazioni, arrivata a questo punto, io blocco qui, quando c'è il cambio di sia di filato che di lavorazione, vado a bloccare a questa altezza con uno spillo. Quindi blocco questa parte in modo che una volta che io lo vado a togliere dal bloccaggio, dall'asciugatura, mi viene questo disegno, vedete questi archetti. Bloccato su questa parte, quindi ad ogni punta della lavorazione metto uno spillo, vado a prendere il mio spillo e vado a bloccare, quindi poggio il marcapunto con la parte più larga rivolta verso il punto, questa parte rivolta verso il mio piano, e metto qui lo spillino, ok? Non fate in questo modo, perché siccome qui c'è l'apertura potrebbe andarvi a rovinare la lavorazione, quindi io vi consiglio di lavorare in questo modo. Quindi avrete ad ogni 10 maglie i vostri marcapunto e andrete a bloccare lo scialle in modo che vi verrà questa leggera, vi verranno queste leggere punte alla base. Questo è per quanto riguarda il bloccaggio. Sto ragionando come se io vi avessi di fronte, quindi diciamo che forse dovevo iniziare da dove vi sto parlando adesso, però questa sarebbe la cosa finale, quindi il bloccaggio. In merito all'avvio, vedete qui io solitamente seguo sempre il principio del pisciole, però faccio un aumento drastico all'inizio lavorando al dritto. Perché? Perché qui potrei avere dei cedimenti e molte volte mi fa quel becco bruttissimo che io odio, quindi vi dico di seguire scrupolosamente gli aumenti che io vi indico. Quindi io aumento al terzo giro, al sesto giro,
poi al 12°, eccetera eccetera. Gli aumenti vanno seguiti per come io ve l'ho indicati. Quando poi ci sono nel rigo, allora riprendo le istruzioni, perché nel rigo 38 vi dico di lavorare 2 assieme un gettato per creare questi buchini da questa parte, anche da questa parte. Quindi se voi vedete nella foto lo scialle, non è che ad ogni parte traforata corrispondono gli aumenti corrispondono sì ad una parte traforata, ma non a tutte, perché noi l'aumento lo andremo a fare con un gettato, quindi lavoriamo una maglia e un gettato, una maglia e un gettato. Io ho preferito fare in questo modo, voi potete fare gli aumenti come volete, io qui vi ho indicato infatti aumenti. Quindi per lavorare gli aumenti, dicevo, andate a fare una maglia al dritto e un gettato, una maglia al dritto e un gettato. Quando farete poi il giro al rovescio, andrete a lavorare il gettato che avete fatto nel rigo precedente al rovescio, per cui aumenterete di una maglia. Quando invece lavorate 2 al dritto e un gettato, avrete lo stesso risultato, quindi verranno sempre questi piccoli occhielli, forellini, però voi andrete a lavorare 2 maglie assieme e un gettato. In questo modo le 2 maglie assieme, che sono una diminuzione, saranno compensate con un gettato, quindi il numero delle maglie in sostanza non cambierà. Per l'avvio con il garter tab, che ci permette di avere durante la lavorazione questo bordino, l'ho già spiegato in altre scialle, quindi questo bordino a maglia legaccio a destra e a sinistra, c'è sempre un video dove lo spiego bene qui nel canale, e anche questo ve lo linko qui sotto, in modo che potete andarvi a esercitare. Vi consiglio vivamente, quando fate uno scialle specialmente molto grande, di eseguire questo tipo di avvio, perché vi darà più stabilità, sarà più rifinito e anche nel momento del bloccaggio avrete un riferimento preciso su tutta la parte che costeggia la larghezza dello scialle. In merito ai giri da fare, voi dalle mie istruzioni potete farne di meno o di più, quanti ne volete, potete utilizzare i filati che più volete, potete utilizzare lo stessi colori che volete, se lo volete uguale, io vi ho lasciato tutte le indicazioni. Questo è quanto dovevo dirvi, almeno per l'esecuzione. In merito alle misure, questo misura all'incirca 1,60 m, quindi l'altezza sarà di 80 cm, sempre per il principio della crescita proporzionale. Quindi 1,60 m, vi assicuro che è veramente largo, è grande, è molto molto leggero come pesantezza, perché io ho utilizzato nemmeno un gomitolo di Remy da 100 grammi e forse nemmeno 100 grammi di mohair, quindi diciamo che con pochissimo filato fate, cioè con pochissimi come in termini di peso, con pochissimo peso avete un bel lavoro. Io spero di non aver omesso altre indicazioni, altre cose importanti da dovervi dire. Sotto nell'info box vi lascio sempre il link al mio blog, dove trovate il documento scaricabile, quindi potete andare lì, lo scaricate, ve lo leggete e lo fate. È un lavoro molto semplice che vi assicuro che può farlo chiunque, almeno per chiunque, chi sa comunque, chi ha già appreso il dritto, il rovescio, gli aumenti, le diminuzioni per quanto riguarda il pizzo, però già chi sa fare dritto e rovescio, guardando il video dell'avvio del garter tab e facendo esattamente quello che è scritto nelle istruzioni, riesce tranquillamente. Poi per qualsiasi dubbio o domanda inerente alle mie istruzioni
che magari possono risultare poco chiare, potete commentare perché rispondo sempre a tutti. Ultimamente mi sta succedendo che non si guardano i tutorial. Io ora non voglio costringere nessuno, ovviamente, perché ognuno può guardare ciò che meglio crede e ciò che vuole, però se si vuole riprodurre un lavoro che io vi propongo nei tutorial, sarebbe quantomeno giusto e corretto seguire tutto il tutorial dall'inizio alla fine, perché guardarne l'inizio di 10 minuti e poi farmi sotto 1 milione di domande dicendo quanti punti, quanto è lungo, quanto filata ho utilizzato, eccetera, eccetera, non serve a niente. Io queste domande adesso le sto cancellando proprio così, perché mi spiace, forse sono anche... posso risultare antipatica, ma vi assicuro che non è sempre facile ricordarsi tutti i passaggi di ogni tutorial, e quindi io molte volte mi devo mettere lì, riguardarlo tutto e indicare il secondo nel quale do quella determinata informazione che mi viene chiesta nel tutorial. Già condivido in modo gratuito, quindi cerco comunque di condividere con chi mi apprezza, però non posso passare le giornate a riguardare tutti i video per rispondere a tutte le domande. Magari se è qualcosa che non ho detto, allora sì, ho quindi sempre quella paura per cui vado sempre a riguardarmi il tutorial, però mi rendo conto che è stato un video guardato perché magari un'informazione che mi viene chiesta, che io ho dato quasi a metà o alla fine del video, vuol dire che quella persona non l'ha guardato tutto, ha guardato i 10 minuti, oppure è brava a guardare l'immagine e a riprodurlo, cosa che a me non dà fastidio perché, ripeto, io non è che vendo pattern o chissà che altro, però magari ci sono dei dettagli che dalla foto non si possono percepire e quindi si fanno delle domande. Ecco, io questo non lo trovo corretto, più che altro nei confronti anche del lavoro che io mi impegno a fare e a mettere a disposizione. Scusate questa digressione, saluto, ci vediamo al prossimo lavoro, al pro tutorial, non so che cosa sarà. A presto, ciao!